Benvenuti nel paradiso. E così la discesa dal Colle delle Finestre, conquistata e sudata, prosegue su una bellissima stradina asfaltata stretta, come a ripagare delle fatiche. Che poi ho incontrato adesso un motociclista tedesco che se la faceva 2 volte l'andata e il ritorno. Ero a 2000 e oltre 2000 metri e al sole si moriva di caldo e siamo a fine giugno. Mi hanno detto che la Sietta è chiusa in questo momento, l'accesso interdetto. Non so bene perché avevo una mezza idea di fare la Sietta, sebbene io l'abbia già fatta 2 anni fa, praticamente in apertura di stagione. Io le sognavo queste strade militari, le strade militari costruite durante il conflitto mondiale, disseminate di fortini, sufficientemente larghe per permettere il passaggio dei cannoni, dei mezzi militari. Qua credo che sia la deviazione, se vai a destra vai verso la Sietta, credo. No, invece io devo andare a Fenestrelle. Ah, ma c'è uno sterrattino qua. Allora mi hanno detto anche, perché poi tra motociclisti ci si parla quando si fanno le pause, mi hanno detto che in realtà il Colle delle Finestre, la strada sterrata, quegli 8 km, erano così ben messe, ben battute, insomma in ottime condizioni, perché recentemente c'è passato il Giro d'Italia, ma che essendo una strada comunque di montagna, io vado piano per i ciclisti, e essendo una strada di montagna ovviamente è soggetta a piogge, frane, cambiamenti, buche che si possono formare, e quindi dai, io sono stata anche fortunata. Poi direte, ma che piano che vai? Non è una gara, ci sono ciclisti, persone a piedi, altri motociclisti, magari auto, la strada è stretta, sono sempre molto cauta. Destinazione adesso messa Monferrato, che è dove dormirò questa notte. Grazie. Un altro fortino, sono praticamente tutti inaccessibili, a parte che è zona militare, e anche laggiù c'è un altro bellissimo, e qua sotto si apre la vallata. Anche laggiù ci sono dei fortini a scendere. Pranzo con l'ultimo formaggio francese del viaggio. Mi sono fatta questo panino stamattina. C'è un brie intero dentro, c'è l'ombra, c'è la fontana, sono circondata dal verde, c'ho le vacche che pascolano. Cosa ci può valere di più dalla vita? C'ho la mia moto. Entrata nel cuore del Monferrato, una delle zone più affascinanti, storiche del Piemonte. Le colline del Monferrato sono patrimonio UNESCO e qui si producono alcuni dei vini più rappresentativi per l'Italia. Barbera d'Asti, Grignolino, il Rocher. Volevo proprio una stradina così, piccolina, che attraversa i borghetti, che attraversa queste colline modellate da secoli di lavoro agricolo e vitivinicolo. Stupendo non incontrare su queste stradine strette quasi nessuno. Questa notte ho preso un B&B vicino a Grazzano Badoglio, ed è a 25 km da qua. E fa caldissimo,
34 gradi. Ecco Moncalvo. Ma sarebbe da girare dei mesi anche qua per tutto il Monferrato. Un paesetto più bello dell'altro, tutti arroccati. Sto andando al B&B e la vista è da Villa una notte. Benvenuti nel paradiso. La parte più bella non l'avete ancora vista. Ogni tanto bisogna farsi dei regali nella vita. Lascio per un momento questo paradiso e vado a cena con la bella qui. C'è una locanda a 1,5 chilometri da questo posto incredibile. Pensavo di non cenare, ma mi è venuta fame e quindi vado. Voglio andare a mangiare qualcosa di buono, di piemontese e anche bere un buon vino. Poi in giro al tramonto potevo mica perdermelo. La locanda è 1,5 chilometri dal B&B, però ho fatto un giro lungo 5 chilometri per arrivarci, perché guardate che panorama. Wow! E io ci credo che le colline del Monferrato sono patrimonio UNESCO. Dove ti guardi, dove ti giri, c'è qualcosa di meraviglioso. Ne valeva la pena uscire. Ah, questa chiesetta! Guardate là, quei paesini arroccati! Mi ricorda la Basilicata, piccole candele! Che meraviglia! Ah, vabbè! È un sogno! Quello dovrebbe essere Grazzano Badoglio. Badoglio vi dice qualcosa? È proprio lì che nasce una delle figure più controverse della storia, il maresciallo Badoglio. Ed è lì che c'è la locanda dove andrò a mangiare. Sto continuando a opzionare sempre la strada più lunga. Avete presente quelle guidate che vorreste non finissero mai? Ah, Grazzano Badoglio, eccolo qua. C'è un'anima. Ma dove sono tutti? Tutti chiusi. Siamo proprio al nord. No, cioè, è mica così, adesso le 9:30, in realtà è un po' tardi. Chi è del Monferrato? Mi dà delucidazioni perché non c'è nessuno per strada. Mi è venuta una fame.
qua, la locanda dovrebbe essere a sinistra. Locanda Casa Costa. Ma come me le legge. Il leprotto! L'avete visto? Ma com'è leggero il Tenere senza bagaglie. A few moments later. Ecco qua. Parcheggio tattico, perché io devo avere l'uscita comoda. L'altro giorno sul Colle dell'Isard ho fatto spostare uno, cioè io facevo tanto fatica a piazzare la mia Tenere bene. Buongiorno. Io solitamente non mi vizio così tanto, anzi sono piuttosto zingara nomade nei miei viaggi. Sono nel Monferrato, è praticamente questo un angolo di paradiso, sono vicino a Grazzano Badoglio, questo B&B si chiama La Cascina Rosa, gestito da oltre 20 anni da Sabina, una donna fortissima, che si prende cura di questo posto veramente incantato in mezzo alla natura, per una fuga romantica, per una fuga dal tran tran quotidiano, una fuga in solitaria, quello che volete, starete bene. E c'è una bellissima vista sulle colline del Monferrato. Ultimo salto in piscina adesso e poi si riparte direzione Varano de Molegari, perché domani c'è una festa gigante di Yamaha Motor Italia per i suoi 70 anni. Oggi porto in direzione Varano e mi sono segnata qua alcuni nomi di paesini qua in Monferrato che vorrei attraversare. Ottiglio, vicino a Ottiglio si trovano anche le Infernot, ne avete mai sentito parlare? Sono cantine sotterranee scavate nel tufo. Poi vorrei andare a Casorzo, Montemagno, a vedere il castello di Uviglie e poi sarà anche ora di andare verso la mia destinazione. Ottiglio, praticamente è un paese da cartolina, meraviglioso. E questo è Casorzio, qui si produce il Malvasia di Casorzio, dolce profumato, sorprendente. Eccoci dentro a Casorzio, con le sue mura alte. Purtroppo oggi non posso fermarmi in tutti questi borghetti meravigliosi perché devo arrivare abbastanza presto a destinazione, ma per me è già bellissimo gironzolarci. Passando per Grana del Monferrato sto andando verso Montemagno, 3 chilometri. Che belvedere. Pazientate un attimo perché dietro questa curva c'è un panorama meraviglioso. Eccolo che si intravede Montemagno laggiù, con le mura merlate del suo castello. Che spettacolo. Adesso vediamo di fare una dronata.
devo volare via verso Varano, ma è un arrivederci. Per me è sempre sarà così nei viaggi, un volerci tornare. Se non posso avere tutto, non voglio niente. Ed è vera, ma per me nei viaggi è anche vero il contrario. Mi accontento di un po' di tutto, di quel po' che il tempo tiranno mi concede, per poi imprimere dei ricordi nel mio cuore che riprenderò appena potrò tornarci. E chiudo qui il video dicendo che il Monferrato mi ha ricordato un po' la Basilicata per questi borghetti arroccati sulle alture come delle piccole candele, e un po' mi ha ricordato la Toscana, quelle strade infinite che attraversano il Chianti, e con questo bellissimo murales io vi saluto. Ci vediamo al prossimo video. Se questi video vi piacciono, lasciate un mi piace, commentate qua sotto, iscrivetevi al canale che per me è molto importante, e noi ci vediamo alla prossima avventura. Mua.